Bentornati sul canale di Anime dal Mondo. Voi creativi e creative siete qui perché volete vedere quello che avete letto nel titolo, quindi oggi parliamo di lavature. Sì, oggi parliamo di lavature e avete visto che sul tavolo ho un set di colori che servono appunto per le lavature, ma adesso ne parliamo perché intanto vi ricordo che se volete potete iscrivervi e cliccare la campanella e sotto trovate tutti i contatti possibili di abbonamenti, quello che volete, insomma lo trovate tutto qua sotto e ovviamente come in tutti i video se c'è qualcosa da linkare qua sotto che potete acquistare, come ad esempio questo set di cui tra poco vi parlo, potete trovarlo appunto qua sotto, in tutti i video c'è qua sotto. Mi scuso tra virgolette con alcuni degli iscritti perché ogni tanto così gli balza la cosa a YouTube, non riesco a rispondere a determinati commenti. Quindi ora che mi ricordo c'era un commento di Yako che mi chiedeva dove avevo comprato i kit di Bandai di Mazinga Z, Grande Mazinga eccetera. Yako, se stai guardando questo video sappi che tutti i video che vedi del mio canale sotto hanno dei link, li trovate tutti i link in descrizione. Mi scuso con quelli a cui non riesco a rispondere perché non so per quale motivo riesco a vedere il commento ma in realtà non mi permette di rispondere, quindi mi scuso per quello, ma siamo qui per parlare di questi. Intanto diciamo che cosa sono le lavature. Le lavature sono, o meglio è una tecnica che si usa da un bel po' di tempo in realtà e serve per enfatizzare le zone recesse, detta spiccia spiccia in soldoni per farvela capire meglio, soprattutto perché so che tanti sono neofiti in questo ambiente di modellismo o creazione in generale, quindi magari non lo sanno. Quindi i recessi sono quelle parti del modello che sono all'interno. Vi faccio un esempio: il volto di una action figure, di una statua, come tutti i volti avrà per esempio delle rughe. Le rughe sono recessi, sono parti della pelle che non sono più così gonfi, mettiamolo in questo modo per farvela molto semplice, ma si stanno ritraendo, quindi fanno una sorta di solco all'interno della pelle, così come tante altre cose. Nel mondo modellistico, per esempio nei figurini, ci sono i recessi nelle, non lo so, nelle maniche delle giacche dei soldatini, quindi ci sono parti più scure e parti più chiare, parti più scure che sono quelle che andremo a trattare oggi e parti più chiare che sono le luci che tratteremo in un altro video. Ma le lavature servono per enfatizzare proprio questi recessi. I recessi che possono essere di tutti i tipi. Alcuni le lavature li usano anche per enfatizzare le pannellature di modellini di carri armati, per esempio, perché la lavatura, questi come altri prodotti dedicati alle lavature, sono non propriamente acrilici, anche se hanno una base che è più o meno simile, ma sono spostati più sugli inchiostri e questo permette di fare determinate cose. È anche vero che con le lavature in qualche caso bisogna stare attenti, non bisogna eccedere troppo, ma dipende da, diciamo così, da marca a marca. Io in questo caso ho gli Army Painter o gli Army Painter e premetto anche che le lavature, a parte quelle che potete acquistare come con questo set, si possono anche creare con gli acrilici, né più né meno. L'effetto sarà leggermente diverso, anzi in realtà un po' di diversità c'è, ma dipende sempre da come diluite bene il colore, perché sono colori molto liquidi. Ma il concetto è che se avete un sacco di colori acrilici, prendere un set del genere è magari per quelli che vogliono avere questo set e vogliono avere anche dei colori specifici, perché alcuni colori di questi non è così semplice realizzarli, non ci sono magari nel set e nella palette colori delle varie case produttrici di colori acrilici, quindi che può essere qualsiasi, non li cito ma ce ne sono qualsiasi.
Non vi ho detto che però questo non è un video sponsorizzato, assolutamente, sono miei, come al solito spendo tutto io, delle mie tasche spendo, ma partiamo con unboxare tra virgolette questa. Poi ho preparato una palette per farvi vedere come sono, ma vi faccio vedere cosa c'è dentro a questo set, che si trova su Amazon, che non costa eccessivamente, vi portate a casa un buon numero di lavature, ma dentro la confezione, che ora è vuota, troviamo i colori che adesso vedremo e anche una sorta di guida alla pittura delle miniature. In questo caso è questo, è un libricino con un po' di mezzi tutorial, insomma. Adesso non ve lo faccio vedere tutto, ma se le acquistate vedrete, è abbastanza interessante, più che altro per le immagini che ti danno molti spunti, ecco. Per quanto riguarda la pittura, ci sono anche molti tutorial per le miniature su YouTube, quindi potete vederli anche lì, ma ce ne saranno anche qui, ve lo dico in anteprima. Dentro alla confezione degli Army Painter ce ne sono esattamente 11. Ci sono 11 colori, adesso vediamo se da qua sopra riesco a dirveli tutti senza, anzi ve li faccio vedere. Ci sono 11 tipi di lavature, 11 colori di lavature, e voi direte, ma perché le lavature le fai di colori diversi? Ma anche sì, anche perché c'è un discorso di uniformità che alle volte disturba parecchio. Cosa voglio dire con uniformità? L'uniformità è, avete un soldatino, un figurino, lo dipingete per benino con la sua giacchetta verde, i suoi pantaloncini marroni magari, l'elmetto verde, ovviamente i colori della pelle, ma poi gli date una lavatura con una lavatura magari completamente nera per enfatizzare appunto i recessi e dargli delle ombre. Non è propriamente corretto. Se fate tutto un modello con una lavatura unica, a mio avviso buttate via un po' del lavoro che avete fatto prima, perché su una giacca verde io andrò a mettere per esempio un verde scuro, per esempio faccio una giacca di questo colore, un verde militare come lo chiamano loro, e magari per i recessi uso un verde più scuro, non andrò a utilizzare propriamente un nero, a meno che non voglio farlo propriamente così, ma c'è talmente tanto stacco che probabilmente non sarebbe così tanto reale la figurina, quindi non è una gran bella cosa. Quindi bisogna avere a disposizione, o farsi a disposizione, delle proprie creature e delle proprie creazioni, mi sto intrippando la lingua, vari colori di lavature, perché le lavature non possono essere solo nere o solo grigie, per esempio. E posso dirvi che gli errori che si fanno con le lavature sono tanti, soprattutto quando si impara a farle. Quando molti anni fa ho imparato io a fare determinati lavori, imparavi una tecnica e continuavi per quella strada imperterrito, e quindi insomma continuavi a usare quella tecnica perché ormai l'avevi imparata, era bello, e quindi continuavi a fare quelle cose lì con la stessa tecnica, sempre così, anche dove non ci voleva. Era una bestia sotto quel punto di vista. Ma a parte questi colori che hanno in sé hanno gli stessi millilitri, se non ricordo 18 millilitri l'uno, ma sono lavature, attenzione, per come li ho provati io sono abbastanza insidiosi gli Army Painter, nel senso che non è una cosa di Army Painter in sé, ma è una questione di colore vero e proprio, nel senso che sono molto pigmentati, anche se molto liquidi, ma sono molto pigmentati. Io vi faccio vedere una palette di queste lavature che ho fatto appositamente, adesso ve le ingrandisco, le ho fatte appositamente con tutti i colori disponibili nella confezione, su questo pannellino di polistirene goffrato, cioè che ha non è propriamente liscio, non so se si riesce a vedere, ma questa si chiama goffratura, perché appunto ha dei recessi, e come vedete qua, a parte averci messo un bel 2 orette ad asciugarsi, ma proprio per essere sicuri, poi se ne mettete di meno ovviamente asciuga prima, ma
questo è quello che vi troverete di fronte. Posso dirvi che ci sono molti pigmenti, perché è vero che si vede che sono diluiti, ma è anche vero che si vedono tanti pigmenti, il colore si vede bene e quindi ha tanti pigmenti. Queste lavature però hanno un vantaggio in questo caso soprattutto nel prezzo, perché se non ricordo male queste le ho pagate circa 23-25 euro. Comunque se vedete sotto il link e le volete acquistare non sono carissime, quindi è un'ottima scelta anche per iniziare. Poi una volta iniziato comincerete a capire quali sono quelle che vanno meglio e quali sono quelle che vanno peggio, e vi potrete mettere un po' in dima, come si suol dire. Le lavature sono queste, appunto. Questi colori per quanto mi riguarda ve li consiglio perché sono molto pigmentati, ma le lavature con certi colori vanno dosate bene, quindi col pennellino magari fine se fate le miniature, e non col pennello grande perché dovete fare cose grandi, ma dovete fare cose piccole, quindi le lavature di un certo tipo e mirate. Fare tutto il figurino, tutto il pezzo che state facendo con la stessa lavatura capita, almeno a me, rarissime volte, ma vi faccio un esempio. L'esempio su cui potrei usare una lavatura unica è su un forziere. Devo appunto dipingere un forziere, per esempio questi che sono, diciamo così, studiati per il wargame. È più facile trovare un forziere, ma se dovessi dipingere un forziere una volta dipinto la lavatura è facile che la faccia più scura e tutta di un colore, mentre per un figurino tenderei a usare colori diversi a seconda di quello che dovete fare. Per esempio in questo set ci sono due colori, o meglio un colore che in realtà si può usare per i volti per esempio, e in maniera molto leggera ha un bel effetto che si chiama Flash Wash. È questo colore qui che adesso vi faccio vedere. Dov'è il Flash Wash, che è questo qui, che è una sorta di marroncino. Io qua ho esagerato appositamente per farvi vedere i pigmenti che ci sono dentro, ma una volta sbattuto, come sempre si fa con i colori, questo è il risultato, è il colore che vi troverete nei recessi dei volti, per esempio, perché si usa bene o male quello sui volti per avere, non so, le rughette d'espressione del figurino o cose di questo tipo. Quindi questo l'ho trovato molto utile, ma tutti i colori che ci sono qua dentro effettivamente sono utili, si possono miscelare, quindi ci sono varie possibilità di miscelazione. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa che all'interno della confezione. Allora, intanto vi dico anche che questa è la linea Quick Shade, l'Army Painter fa il Quick Shade, che è proprio la lavatura. Ci sono i barattoli di due tipi diversi, perché uno addirittura fa delle lavature ma le lascia molto lucide le cose che dovete dipingere, mentre c'è un altro che lo lascia molto opaco. Non ho mai capito perché hanno fatto il Quick Shade che rimane lucido e poi hanno fatto uno spray, che ora non mi ricordo ma al massimo ve lo linko qua sotto come gli altri, per diciamo così tornare indietro e non rendere lucido quello che avete fatto. Fate una cosa e poi la dovete tra virgolette un po' disfare. Ma nella confezione abbiamo il full range dei colori Army Painter. Su questo fogliettino vi rendete conto un po' di quali colori ci sono in questa serie. Sono più o meno tutti, quindi tutti quelli che ci sono in questa serie potete prenderli. Se volete farvi anche una collezione di Army Painter e di questi colori, comunque sono buoni. E su questo per esempio non mi sembra di vedere, ci sono anche dei colori metallici, e di questo vi farò un video a parte, che è sempre un set più o meno uguale ma di colori metallici, e vi farò vedere come sono metallici. E poi mi è venuto il singhiozzo, chissà come mai. E poi insomma avete un po' tutto quello che riguarda l'Army Painter. Qua scrivono 124, in realtà sono aumentati, se non ricordo male sono arrivati a 145, 150 colori totali nella loro palette.
però è una cosa da tenere in considerazione. Non costano eccessivamente gli Army Painter, sono molto più convenienti andando a prendere i set completi che vi lascio sempre qua sotto in descrizione. Cosa dirvi d'altro? Spero abbiate capito. Se avete domande, come al solito, scrivetemi qua sotto perché sono qui anche apposta, e ricordatevi di guardare tutti i vantaggi che ci sono se cliccate sulla casella dell'abbonati a questo canale. Ve lo devo dire perché giustamente il canale non vive da solo. Ma con questo abbiamo finito, vi lascio così ai prossimi video che volete vedere, dei miei ovviamente, e da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!